Prima di dividerci in tribù eravamo una cosa sola. Ora, purtroppo, siamo tutti in guerra. Ai miei tempi l'unica cosa che importava era la grandezza del piatto labiale. La tua vita si basava solo su quello. Qui cresciamo con il bestiame, beviamo sangue e latte, ci sposiamo e questa è la nostra semplice vita. Sangue e latte vengono bevuti prima del donga e come nutriente quando lavorano, è come un energy drink, mettiamola così. Ci sono avventure e incontri che sono rimasti per sempre impressi nel mio cuore, altri che non dimenticherò mai e altri ancora che rimarranno per sempre impressi sulla mia pelle. Il mio nome è Giuseppe e ho una missione: girare il mondo per incontrare i personaggi più straordinari del pianeta e fargli una semplice domanda: cos'è per te la felicità? Benvenuti nel progetto Happiness. Sicuramente non ci aspettavamo un'accoglienza calorosa dai Suri, che sono considerate una delle tribù più feroci e violenti di tutto il Corno d'Africa, però devo dire che fa un certo effetto vedere tutti questi uomini armati di AK-47, mitra, che ci osservano, che ci scrutano, ci stanno studiando. Qui il rispetto deve essere guadagnato, i Suri non te lo danno soltanto perché sei un ospite, ma dobbiamo guadagnarcelo, quindi non sarà facile questa volta, ma li studio da così tanto tempo che spero di potercela fare. Comunque adesso vi spiego esattamente dove siamo e perché siamo qui. Questa è la Valle dell'Omo, nel sud-ovest dell'Etiopia, una delle regioni più remote e affascinanti del continente africano. Un luogo chiamato casa dai Suri, un popolo antico e misterioso che vive isolato dal mondo moderno. I Suri sono noti per molte cose: le loro scarificazioni, i piatti labiali delle donne e soprattutto il loro spirito guerriero. Vivono in una società dove la forza, il coraggio e la resistenza sono valori fondamentali. E infatti non è un caso che siano considerati anche una delle tribù più pericolose della Valle dell'Omo. E ogni uomo attorno a noi è armato, ma non per minacciare, piuttosto per difendere. Qui la terra e il bestiame sono preziosi e le rivalità tribali sono ancora molto vive. Gli uomini si occupano prevalentemente delle mandre di vacche, che sono il cuore della loro economia e simbolo di ricchezza, mentre le donne coltivano rigogliosi campi di un cereale molto importante per loro. Questo è tutto sorgo, sono tutte piantagioni di sorgo che è il cereale che utilizzano per la loro dieta e lo coltivano le donne. Con profondo rispetto cerco di immergermi nel villaggio e resto subito affascinato dalle loro capanne di fango e paglia, semplici, essenziali eppure piene di vita. È interessantissimo sbirciare dentro le case dei Suri perché si può ammirare la semplicità con cui vivono e si può notare anche l'essenziale che serve a loro per vivere, come per esempio le pannocchie, che vengono proprio lasciate lì nel focolaio che riscalda la casa, perché è proprio la base della loro alimentazione. Come vedete, le puliscono e lasciano dentro la ciotola fatta con una zucca scavata, che poi diventa anche un bicchiere, una ciotola, un piatto. La zucca sono le loro stoviglie, ecco, mettiamola così. E dentro hanno tutto, c'è il giaciglio fatto con la pelle degli animali, molto semplice ma molto affascinante veramente. Le donne sono le prime ad accettarmi e io rimango profondamente affascinato da ogni loro gesto, così carico di storia e cultura. Questa la voglio provare anch'io. È praticamente una pipa fatta con la zucca. Soltanto le donne fumano il tabacco così. La signora la sta fumando, visto che la guardavo, mi ha invitato e ne approfitto per provare anche questa. Oh. È molto più leggero del tabacco, sembra più speziato ed è curiosissimo perché sto fumando da una zucca.
buono. Adesso io riempio questo bastoncino con un po' del nostro tabacco e lo metto qui dentro. La inserisco così, con attenzione. Poi aspiro e il fumo inizia a uscire. Solo le donne possono fumare. È un privilegio che ho come madre e donna adulta. Straordinario. Le scoperte che facciamo quando visitiamo le tribù sono straordinarie. Ecco, sicuramente non fa benissimo fumarla di prima mattina, ma sempre curioso. Stiamo preparando la birra fatta con la farina di sorgo, che è una prelibatezza per loro. Mentre loro preparano la birra, i bambini assaggiano, mangiano un po' di farina di sorgo, che poi verrà lasciata a fermentare per vari giorni e poi verrà bevuta da tutto il villaggio, che di sera sicuramente ne faranno buon uso. Questo è davvero straordinario. Questa donna si sta passando della cenere sulle labbra perché cicatrizza tutte le ferite che comporta avere il disco labiale sempre nelle labbra. E ci raccontavano anche che mettendo della cenere sulle labbra le anestetizza e quindi ogni volta che inserisce il disco labiale le fa meno male. Il disco labiale delle donne Suri ha una storia veramente affascinante perché affonda le sue radici nei secoli. Si racconta che durante la tratta degli schiavi le donne Suri, per evitare di essere catturate e portate via, deformavano il loro corpo per essere meno attraenti per i commercianti di schiavi. Per esempio, dilatando le labbra. Dall'adolescenza si perforavano il labbro inferiore per rendere questo buco sempre più grande con l'età e con gli anni. Però poi, incredibilmente, è diventata un tratto distintivo, anzi di orgoglio e culturale, ed è diventato anche una forma di bellezza. E queste donne, che sono delle donne abbastanza giovani, avranno una ventina d'anni, ricordiamoci che loro non sanno la loro età, non contano gli anni, portano il disco labiale più grande possibile per essere attraenti e per riuscire a sposarsi con l'uomo migliore della tribù. Per esempio questa giovane ragazza ha un disco labiale che sarà di almeno 10-15 cm di diametro, un disco veramente importante, e per averlo rompe i primi 2 incisivi qua davanti per riuscire ad avere lo spazio per far passare il cerchio. Ed è affascinante vedere come lo stanno preparando. Compattano l'argilla per poi passarla nel fuoco per far diventare l'argilla dura, solida, e poi inserire questo disco labiale. Mi potrei annoiare per ora raccontandovi tutti i dettagli delle donne Suri, sono meravigliose, sono fantastiche. Avrete sicuramente notato le scarificazioni che hanno sul loro corpo, sono delle cicatrici che sono come dei tatuaggi che raccontano la loro storia. E sono bellissime perché per loro sono decorazioni e bellezza. Più cicatrici, più scarificazioni hanno e più sono attraenti per gli uomini. Un altro dettaglio molto interessante e molto curioso è anche l'acconciatura. Più l'acconciatura è curata e dettagliata, come per esempio queste donne, soprattutto lei che è un po' più giovane, e più vogliono attirare l'attenzione degli uomini. Vuol dire che forse non sono ancora sposate e stanno cercando uno sposo, un marito, un compagno. È un processo che iniziamo da piccole. Si parte con un taglietto nel quale inseriamo un bastoncino e poco a poco la pelle si abitua, allarghiamo il buco. Più grande è il piatto che indossi, più bestiame vale la dote che pagherà tuo marito per averti. Fa molto male quando viene tagliato. Lo facciamo con un coltello. Io lo desideravo sin da ragazza. Il piatto è il nostro simbolo di bellezza. Quando si prepara il labbro per essere dilatato bisogna togliere anche i denti inferiori. È necessario per far entrare bene il piatto labiale. I denti ci vengono tolti quando siamo ancora giovani, prima di iniziare il processo. Ora però molti giovani non vogliono più farsi tagliare, dicono che fa troppo male, però quelle che lo fanno trovano più facilmente marito. Tutte le donne della mia famiglia sono state tagliate. Mia madre è stata tagliata, mia zia è stata tagliata, sono state tutte tagliate. Le donne prima di me sono state tagliate, io no. E non voglio esserlo. Mi hanno dilatato le orecchie, ma se potessi tornare indietro, non lo rifarei. È una cosa che proprio non mi piace, non mi appartiene. Intanto dietro di noi stanno arrivando sempre più donne e si sta creando una sorta di circoletto, una piazza. Questa in realtà è la casa principale della donna leader di tutte le donne Suri. Ai miei tempi l'unica cosa che importava era la grandezza del piatto labiale. La tua vita si basava su quello. Io ho trovato mio marito così,
perché il mio disco era il più grande. Grazie al mio piatto sono diventata una benedizione per la mia famiglia. Lui ha pagato una grossa dote e ci siamo sposati. Di solito lo sapete che me lo lascio sempre come gran finale, ma credo che una situazione come questa non ci capiterà più in questi giorni insieme ai suri, e quindi voglio approfittare per fare qualche domanda sulla felicità a queste donne. La felicità è allattare il mio bambino e sapere che crescerà forte, vederlo sorridere al sicuro mentre lo tengo tra le braccia. Tutto ciò che faccio è per lui, la mia vita è per lui e per il suo futuro. La felicità è anche il coraggio di portare sul corpo i segni della nostra storia e passarle alle nuove generazioni senza perderle. Questa è la felicità per una donna suri, essere madre e difendere la cultura. La felicità per me è sedermi sotto un albero, con tutte le mie sorelle e ascoltare le voci del villaggio. La sera mi dà pace vedere il sole che tramonta sulla nostra terra, perché mi ricorda che appartengo a questo luogo e questo luogo appartiene a me. E dopo questo incontro profondamente magico con le donne suri, riesco anche ad accodarmi ad alcuni giovani ragazzi che stanno portando la mandria al pascolo. Stiamo accompagnando gli uomini suri a pascolare il bestiame e mi sembra il momento perfetto per raccontarvi della nuova offerta di NordVPN. Proteggere la tua vita digitale con NordVPN è un ottimo proposito per il 2025. E nel link in descrizione trovi un'offerta speciale con 4 mesi extra in regalo sui piani biennali. Ormai usare una VPN dovrebbe essere scontato visto tutti i rischi che si corrono online. Ma purtroppo non è così e molta gente lo capisce solo quando ha già subito un danno. Utilizzando l'app di NordVPN invece il tuo indirizzo IP sarà nascosto, la tua connessione criptata e i tuoi dispositivi protetti da malware, siti pericolosi e pubblicità fastidiose, grazie alla funzione Threat Protection Pro. Ma non è solo una questione di sicurezza. Cambiando la tua posizione virtuale con NordVPN puoi risparmiare su voli e hotel per i tuoi prossimi viaggi, oppure accedere a contenuti esclusivi in streaming da tutto il mondo. E con un solo abbonamento puoi proteggere fino a 6 dispositivi contemporaneamente. Ideale per tutta la famiglia. E come sempre vi lascio il link in descrizione per provare NordVPN soddisfatti o riborsati e navigare finalmente in totale sicurezza. E adesso seguiamoli, se no li perdiamo. Questo bestiame è tutto per i suri. È ricchezza, cibo e status. Gli uomini passano gran parte della giornata con le loro mandrie, per proteggerle dai predatori naturali, ma soprattutto dalle tribù rivali. E proprio per questo non è un caso che gli allevatori suri come quest'uomo vadano in giro sempre armati, di solito con gli AK-47 che vengono dal Sud Sudan. Pensate che quando è finita la guerra civile, tutti i guerriglieri sudsudanesi hanno venduto le loro armi ai suri, a tutte le tribù che ci sono qui attorno, perché, come vi dicevo, il bestiame è ricchezza, il bestiame è la cosa più importante che hanno. E addirittura pensate che gli scontri tra tribù avvengono proprio perché giovani ragazzi, giovani suri o giovani componenti delle tribù, per sposarsi devono dare in dote una mandria, almeno 20 vacche, ma non tutti ce l'hanno e quindi vanno a rubare le vacche alle altre tribù e così avvengono gli scontri. E di solito si uccidono, si feriscono gravemente proprio attraverso gli AK-47 che vengono venduti dal Sud Sudan. Intanto qualcuno qui si sta bagnando, ma seguiamo un po' quest'uomo, capiamo com'è la vita dei suri qui. Qui cresciamo con il bestiame, beviamo sangue e latte, ci sposiamo. E questa è la nostra semplice vita. Ma a volte diventa più complicato. Arrivano i boom e rubano il nostro bestiame. Sono loro che uccidono la nostra gente quando vengono per rubare. Per questo motivo combattiamo. Solo i forti sopravvivono e chi cade perde tutto. Altre volte invece ci sfidiamo nel Donga. Ragazzi, hanno parlato del Donga e vi voglio spiegare brevemente che cos'è, perché è la cerimonia più importante per gli uomini suri. È praticamente il rito di passaggio dall'adolescenza di un ragazzino all'età adulta, al diventare uomo, a trasformarsi in un uomo coraggioso che può prendersi cura della sua famiglia. E questo rito di passaggio avviene attraverso un combattimento violentissimo a colpi di bastoni, che sono questi qua, si chiamano bire. Bire? Vediamo se me ne passa uno. Bire? Bire. Allora, non so se si può capire dal video, ma è come combattere con i bastoni. Immaginatevi i bastoni della scopa. Ecco, i ragazzi combattono fino a che l'altra persona non si arrende. L'obiettivo non è uccidere, ma sottomettere mentalmente e fisicamente l'avversario. Però purtroppo ovviamente
alcuni di loro o perdono la vita o perdono occhi, denti. Vi dovete immaginare questi giovani ragazzi come dei gladiatori in un'arena fatta di persone. Tutta la tribù li circonda per osservare, per vedere chi sarà l'uomo più fiero, l'uomo più forte di tutta la tribù. E proprio chi vincerà il Donga potrà scegliere la donna che vuole, che desidera. E la donna sarà felicissima di essere scelta perché sarà la compagna dell'uomo più forte e più fiero di tutta la tribù. Quindi è una questione di mascolinità, è una questione di virilità. Loro vogliono dimostrare a tutta la tribù di essere i più forti attraverso il Donga. Voglio solo immaginare cosa vuol dire. Sto cercando di colpirlo, ma cosa vuol dire prendersi una bastonata del genere in faccia, in testa, sulle mani. Bam. Bam. Lo scarsissimo. Vediamo cosa fanno loro realmente. Il Donga è come una scuola per noi, un'educazione. Attraverso il Donga impariamo a crescere. Il dolore che infligge il bastone è una metafora della vita e ci prepara alle sfide più dure. Ho partecipato a più di 30 incontri, combattendo ogni volta con passione. Spesso lo usiamo anche per regolare i conti con qualcuno. Nel Donga c'è sempre chi muore e chi rimane ferito. Ma è la nostra vita. Io sono stato ferito tante volte durante gli incontri. Questa cicatrice invece è il mio tatuaggio tradizionale. E mentre li osservo mi trovo davanti a una scena straordinaria. Una sorta di pausa pranzo per i suri che, per recuperare le forze, preparano la loro bevanda tradizionale. Un mix di sangue fresco di vacca e latte appena munto. Il fatto che gli uomini suri si stiano passando della cenere sul corpo vuol dire soltanto due cose. La prima è protezione contro... No, ecco, non sono più due, sono tre i motivi per i quali si stanno passando la cenere. Il primo è per proteggersi dagli insetti, dalle zanzare. Il secondo per la cerimonia del sangue. Sangue e latte vengono bevuti prima del Donga e come nutriente quando lavorano, è come un energy drink, mettiamola così. E il fatto che in realtà mi abbiano spalmato la cenere anche a me vuol dire che lo offriranno anche a me. Quindi accetterò. So che può sembrare una pratica brutale, ma in realtà i suri curano queste vacche come se fossero parte della loro famiglia, anzi non le uccidono praticamente mai se non quando diventano anziane, vecchie, non hanno altra scelta. Questo per loro però è nutrimento, è importante per loro nutrirsi con questo sangue e con il latte, quindi guardiamolo con occhi di rispetto e curiosità. I suri mi spiegano che l'animale sente solo un pizzico. La ferita viene tappata con il fango e può tornare a pascolare. Questo sinceramente me lo sarei evitato, però è una buona occasione per essere accolti e accettati dagli uomini suri. Descrivervelo credo sia inutile, ma spero di aver fatto qualcosa di apprezzato e accettato dalla tribù. È tempo di tornare al villaggio, dove incontriamo i leader della tribù che ci raccontano cosa vuol dire essere un vero suri. Sono il capo del villaggio e amo ogni singolo individuo della mia tribù, ogni giorno, dall'alba al tramonto. Anche se la nostra fama non è positiva, chi viene in pace è accolto come uno di noi. Questa non è solo la nostra terra, è la terra di tutti quanti. Prima eravamo un'unica tribù. Ora che ci siamo divisi, siamo sempre in guerra. La terra e il bestiame si sta via via riducendo.
E noi lo dobbiamo proteggere dalle altre tribù malate di avidità, soprattutto i Bume, con cui combattiamo molto spesso. Queste armi che vedi provengono dal Sudan. Non ne abbiamo molte, purtroppo, ma ci servono per proteggere il villaggio e il bestiame dai Bume. Cos'è la felicità per un guerriero Suri? Da bambino ho iniziato a occuparmi del bestiame e lì ho imparato tutto dalla vita. Ho lavorato duramente per costruire qualcosa di mio. Continuerò a lavorare e a prendermi cura del bestiame per prepararmi al matrimonio. Quando riuscirò a farlo, sarà una gioia immensa per me e per tutti i miei amici. La vita di un Suri è completa solo quando si lega in matrimonio. Questa è la felicità che io voglio raggiungere, solo quella. La felicità per me è una domanda importante a cui penso spesso. La immagino come una casa dove poter proteggere la mia famiglia. Una casa in cui poter crescere tanti figli, i prossimi guerrieri e le prossime donne Suri. Dare il cibo alla mia famiglia con il lavoro delle mie mani mi renderebbe così felice. Nella mia vita ho visto tante guerre, tanti uomini morire per nulla. La felicità per me è sognare di vivere in pace con gli altri popoli. E quando sei in pace, ti accorgi di quanto è bella la vita. Il silenzio del mattino, il canto degli uccelli, il vento tra gli alberi. Sogno di vedere i miei figli crescere senza paura o senza vendetta. Questa è la vera felicità. Io l'ho capito tardi. Spero che loro lo capiranno dalle mie parole e non dalla vita. A volte, davanti a culture così profonde, mi accorgo che la distanza si può colmare solo entrando nel loro mondo, ovvero vivendo ciò che vivono loro e sentendo ciò che sentono loro. Ne ho fatte di stupidate nella mia vita, però credo che almeno questa abbia un po' di senso, perché ho aspettato per così tanto tempo di incontrare i Suri che avere un pezzo della loro arte sul mio corpo per sempre è un onore. Vediamo come va. La mia tatuatrice sarà una ragazza giovanissima che ha pure lei delle scarificazioni meravigliose e spero sia bravissima. Di solito sono le ragazze che fanno i tatuaggi anche ai guerrieri, ai Suri, e quindi mi hanno detto che lei è la più brava del villaggio. Bello? È piaciuto? È piaciuto? Sono felice. Raramente nei miei viaggi mi capita di vivere emozioni così intense e primordiali come quella che ho provato attraverso questo rito senza tempo. Per un solo e velocissimo istante i Suri hanno abbassato la guardia, permettendomi di entrare davvero nel loro mondo. E in quel momento anch'io ho lasciato cadere ogni sovrastruttura, ogni giudizio, liberandomi in qualche modo del peso della mia cultura. Non c'era più un documentarista, non c'era più un osservatore curioso. Eravamo semplicemente esseri umani, provenienti da mondi lontani, sì, ma che si accettavano e si comprendevano per un istante. Questi momenti sono rari, rarissimi, e forse si creano una volta su 100, ma proprio per questo sono così preziosi. Ed è questa magia, questa connessione così autentica e irripetibile che mi emoziona ogni volta. E forse è proprio questa la mia felicità. Continuare a cercarla ovunque mi porti il viaggio.